Vediamo adesso brevissimamente qualcuna delle testimonianze emerse molti anni dopo, quindi negli anni 80, circa 40 anni dopo. Quindi la notte del 4 luglio 47, che è il giorno della festa dell'indipendenza, Independence Day, famoso film sugli alieni negativi, due giovani, James Ragsdale e Tradi Truelove, furono testimoni dell'evento. Praticamente questi due ragazzi sono andati, ci andiamo nel deserto, ci mettiamo una tenda e guardiamo le stelle. Praticamente loro erano circa 60 chilometri dalla cittadina di Roswell, mettono l'accampamento e la notte vedono un disco volante che lasciava una scia infuocata sorvolare a bassa quota la zona per andare a schiantarsi a circa 1 chilometro dal punto in cui si trovavano questi due ragazzi. Prendono la Jeep e si dirigono verso il punto dell'ipotetico schianto, però di fatto era troppo buio, il terreno ovviamente è selvaggio, quindi non c'erano sentieri, e decidono di tornare al campo base e di andarci poi la mattina dopo, appena schiariva. Quindi ci arrivano la mattina presto, vedono i detriti, vedono l'UFO schiantato, ma poco dopo sentono dei rumori e vedono in lontananza arrivare i militari e quindi scappano. Infatti il ragazzo aveva riempito la Jeep di pezzi di questo disco volante e invece la ragazza era molto spaventata avendo visto i militari e gli dice al ragazzo: butta via tutto, se no questi ci mettono in galera e possibilmente ci fanno pure fuori. Quindi un po' quatti sono riusciti ad andare via senza essere individuati dai militari, che ovviamente erano concentrati e stavano cercando di trovare il disco volante. Un'altra importantissima testimonianza che è emersa negli anni è stata quella di una delle figlie, che è questa signora qui, Phyllis Wilcox McGuire, che è il nome del marito, che è una delle figlie dello sceriffo di Roswell, George Wilcox. Praticamente lei non era nata, credo, quando c'è stato lo schianto, però sua madre negli anni 70 le rivelò, cioè ovviamente poi Phyllis aveva crescendo saputo di questa storia di Roswell e chiede alla madre perché il padre era stato coinvolto e la madre ovviamente non parlava, ma insiste, alla fine negli anni 70 Ines Wilcox praticamente risponde, dice: ma che tipo di oggetto ha visto babbo? Com'era? E la madre le dice: era alieno. E poi Phyllis, la figlia, le chiede: c'erano dei corpi? E la mamma ha risposto: sì, c'erano dei corpi. Uno era ancora vivo quando sono stati trovati, quindi Wilcox ha visto anche l'extraterrestre ancora in vita, ma alla fine è morto. Avevano teste e occhi grandi, ma corpi piccoli. Ha detto che mio padre era molto dispiaciuto per loro e ha avuto l'impressione che non ricevessero buone cure e che fossero trattati come nemici. Io ho conosciuto negli anni 90 il capo di una tribù Sioux, un Lakota Sioux, si chiamava Standing Elk, alce in piedi, e lui era il nipote di un Pelle Rossa che assieme a un gruppo di amici avevano assistito alla caduta dell'astronave. Siccome sapevano benissimo come agivano i militari americani, lui e i suoi amici corsero velocissimi nella zona dello schianto. Quando arrivarono, già in lontananza c'erano i militari e recuperarono uno dei corpi vivi, quindi ce n'erano 2 vivi, e lo portarono via. Per 2 anni lo curarono, però siccome quando i militari ispezionano l'UFO fanno la conta dei sedili, mancava un corpo, quindi capiscono che era successo qualcosa.
e quindi hanno rastrellato tutta la zona e questo gruppo di Sioux spostava di caverna in caverna questo essere e sono riusciti a salvarlo. Lo chiamarono l'anziano delle stelle e questo anziano, cioè questo essere extraterrestre, istruì questi Pelle Rosa per i 2 anni che rimase con loro. Dopo 2 anni, racconta Stendinel, che vennero i suoi fratelli, diciamo i suoi amici extraterrestri, e se lo portarono via. E loro decisero di rendere pubblica questa informazione verso la metà degli anni 90. Quindi io, Giorgio Bongiovanni e altri amici, assieme all'ex agente segreto Robert Dean, andammo nel Dakota e partecipammo, ci incontrammo con Stendinel, che fummo invitati al loro campo, e fecero una conferenza in questa cittadina americana che si chiama Wagner, dove rivelarono al pubblico presente, c'erano anche altri ufologi, questa incredibile storia che avevano vissuto il nonno di Stendinel e i suoi amici. Phyllis racconta, mio padre le ha raccontato tutta la cosa a sua moglie, quindi Ines Wilcox aveva sempre saputo la verità, ma avevano taciuto ai figli perché i militari gli avevano detto: se parlerete uccideremo tutta la famiglia.